Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Oltre i confini della realtà. Ed oltre i confini della realtà andiamo oggi per parlare di fantascienza. Infatti, oggi vi presento la prima stagione di una serie televisiva statunitense che è stata molto sottovalutata, ma che invece è risultata essere qualcosa di davvero significativo, straordinario ed importante, soprattutto ancor di più nella sua seconda stagione, che tra qualche giorno affronteremo qui sul canale insieme. Stiamo parlando di Halo. Halo è una serie TV chiaramente ispirata al franchising corrispettivo dei videogiochi che, se non erro, erano della Microsoft e che a suo tempo ho giocato nella prima e nella seconda edizione. Ovviamente stiamo parlando di una fantascienza di guerra, una fantascienza di combattimento, una fantascienza sullo stile in prima persona che però ovviamente per ragioni puramente scenografiche, storiche e via discorrendo non vedrà queste scene alla videogame classiche in prima persona, in soggettiva, eccetera, ma una fluidità e fruibilità delle immagini che è pari ai film di fantascienza ad alto costo a livello cinematografico. Seppur le critiche parlano di alcuni aspetti legati alla sua CGI, cioè alla grafica computerizzata, che in alcuni punti risulta essere non perfetta, risulta essere forse leggermente stonante rispetto al resto del paesaggio, della scenografia, eccetera, è tutto sommato sempre e costantemente gradevole, così come la storia, nonostante abbia dei punti leggermente altalenanti. La prima stagione è andata in onda in Italia per la prima volta con i sottotitoli in italiano in lingua originale nel 2022, ma risale al 2020 come prima esposizione al pubblico negli Stati Uniti d'America. Al contrario della seconda stagione, che è andata in onda all'inizio del 2024, pressoché quasi in contemporanea che negli Stati Uniti. Le 9 puntate, i 9 episodi praticamente hanno nomi molto sintetici come Il contatto, Libero, Comparsa, Ritorno, Resa dei conti, Conforto, Eredità, Lealtà, Trascendenza. E questo ci dice già qualcosa di questa serie televisiva che in sintesi dedica ad un aspetto umano e quindi ad un approfondimento dei protagonisti ogni puntata, che naturalmente ha una sua storia contestuale, ma che fa parte di una storia ben più articolata, a volte non di facile comprensione, non perché è scritta male come qualcuno ha sostenuto, eccetera, ma perché è una di quelle storie talmente radicate, profonde nello spazio, nella mistica a volte, forse potremmo dire anche nella simbologia e nell'esoterismo, argomenti che vedremo nello specifico proprio riguardo alle serie televisive Halo sul mio altro canale UFO News GL, dove in una live del giovedì pomeriggio approfondirò il tutto nei primi di gennaio. Naturalmente, se vi chiedete il perché ci vuole così tanto tempo, perché c'è una programmazione precisa e non mi piace saltare argomenti eccetera eccetera, a meno che non ci sono notizie importanti del momento. Ma non voglio divagare, rientriamo nella questione Halo. Naturalmente siete tutti invitati a iscrivervi anche sul mio canale UFO News GL e a venire a vedere quando sarà anche questa live sulla stessa serie televisiva. Questa serie televisiva quindi ci racconta un'esplorazione spaziale che ha trovato delle fasi come quello della colonizzazione, dell'espansione dell'umanità e dei tentativi di mantenere il controllo su di essa, tentativi che
gradualmente falliscono, se non nel caso di mantenere un'elite, una forza di elite che cerca comunque di difendere, controllare, eccetera, dai contatti con altre razze extraterrestri, e che di fatto crea una generazione diversa di umani molto rari, con capacità incredibili, che sono appunto i protagonisti di questa serie televisiva e naturalmente anche dei videogiochi, cioè gli Spartan, di cui il protagonista principale, Master Chief, che è un sergente ma che ha tutti i connotati di diventare comandante anche e persino di ufficiali superiori in determinate circostanze, che è la persona più preparata, più esperta, più agile, più potente, più forte nell'arte della guerra e del combattimento contro la razza nemica che viene combattuta e che sta cercando di annientare l'umanità, i Covenant, che prossimamente vedremo essere anche qualcosa di ben più complesso, con una gerarchia, con più specie al suo interno, con una sua mistica, una sua religiosità, così come avviene anche per gli umani, che verrà gradualmente approfondita nell'arco del tempo di questa e della prossima stagione. Infine, un altro dei protagonisti di questa serie, oltre naturalmente alla squadra degli Spartan, gli scienziati eccetera, non mi interessa più di tanto fare nomi e dare dettagli in questo senso, abbiamo un oggetto che è al centro della trama delle prime 2 stagioni e probabilmente lo sarà almeno in parte anche nella terza stagione che in questo momento stanno girando, cioè l'anello, cioè Halo. Ebbene sì, Halo non è il protagonista, non è Master Chief, quindi non è il diciamo capo dei guerrieri interpretati dalla serie TV e dal videogioco, ma è un anello di una civiltà ormai scomparsa che avrebbe le capacità di distruggere e ricreare la vita, forse addirittura nell'intera galassia. Non vi dirò nulla al riguardo, non voglio spoilerare assolutamente niente. Vale la pena vedere sia la prima che la seconda stagione di questa serie televisiva, che è stata fatta da Paramount+, e che nella sua seconda stagione vedrà una sorta di escalation degli approfondimenti di alcuni personaggi, forse degli avvicendamenti eccetera, ma ne parleremo al prossimo appuntamento con la seconda stagione di Halo. Per concludere, è importante comprendere che al di là di piccole pecche grafiche, di piccole pecche della scenografia, forse anche delle piccole mancanze della storia, le quali spesso le cure sono state in qualche modo superate e riempite nella seconda stagione, in realtà è una storia fluida, ben scritta, ben romanzata, ricca di dettagli, che non è esattamente quello che ci saremmo aspettati e c'ha quel quid in più rispetto a quello che è appunto è l'aspettativa generale dei giocatori della serie di Halo, ma anche di molti che, accostandosi a questo genere sci-fi di azione, lo vedevano di più come un film di azione ad ambientazione scientifica, fantascientifica. Invece il risultato è un film con una serie televisiva, scusate, con tante sfaccettature, con una storia complessa, con un approfondimento dei personaggi che va al di là della questione fantascientifica, della questione tecnologica, scientifica, della guerra e dell'ambientazione, che sfocia addirittura in certi momenti in una religione, in mistica, in spiritualità, in esoterismo e naturalmente nei segreti più occulti dell'umanità. Spero di avervi incuriosito, ne vale la pena, vedetevi Halo. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, buon proseguimento.